Ciao e benvenuti nuovamente al mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme Cartamodelli Magazine di novembre 2023, 40 cartamodelli a grandezza naturale. Questi sono tutti i modelli e qui abbiamo la prima blusa Boho Chic, che è una cucitura facile ed è la numero 1. Come possiamo vedere ha la particolarità di avere delle arricciature nella parte delle spalle e è stata realizzata in georgette, ha le maniche lunghe e molto voluminose, le taglie 36, 40, 44 e 48. E l'altra particolarità è che ha questa ampia apertura davanti chiusa con dei laccetti, che chiaramente anche questa possiamo fare o non fare, possiamo realizzarla o meno, e anche le maniche sono chiuse da dei laccetti. Per la confezione possiamo utilizzare il crêpe de chine, voile cangiante, il voile rosa, il georgette rosso, tutti tessuti molto leggeri. Qui abbiamo i cappotti, abbinamento perfetto. Abbiamo il cappotto camello, che è il numero 2, che è stato realizzato in panno di lana. La linea è dritta, un classico cappotto con la cintura in vita, molto classico, che sarà sempre di moda. Indossato sopra un abito bicolore che è tagliato in vita, lo possiamo vedere qua, tagliato in vita. Ovviamente questo è bicolore, però lo possiamo fare anche tutto dello stesso colore. È una cucitura facile ed è il numero 3 perché ha il corpino in jersey di cotone e la gonna a tubo in popeline. Allora, in questo caso possiamo fare due capi separati, cioè se ci piace la maglia possiamo fare solo la maglia oppure possiamo fare solo la gonna, quindi una bella gonna alta volendo, quindi possiamo utilizzare il cartamodello in altri modi. Qui abbiamo un abito stampato, bellissimo questo abito, mi piace molto, è il numero 4, è stato realizzato in seta e viscosa ed è tagliato in vita. Anche questo starà molto bene anche in fisica clessidra a pera, è una cucitura facile ed è caratterizzata da queste pieghe sul davanti e poi la scollatura a V, le maniche sono lunghe chiuse con l'elastico e poi ha la lampo laterale ed è molto molto femminile come abito, bellino indossato anche con gli stivali quando fa un po' più freddo, e si può utilizzare come tessuto, invece che questo tessuto che è abbastanza leggero, un tessuto più, anche una maglina per esempio elasticizzata in lana, molto leggera, un tessuto diciamo che possa permetterci di avere più caldo, ecco. E poi è abbinata al cappotto rosso, che è un cappotto dritto, anche questo senza cintura, ma la cintura la possiamo realizzare con lo stesso tessuto ed è stato realizzato in panno di lana double fass con ampia martingala nella parte del dietro. Qui abbiamo il cappotto con cappuccio, mi piace moltissimo questo, anche perché non ne ho cappotti con cappucci, e il numero 6 è stato realizzato in panno di lana, tasche oblique con listino e maniche a due pezzi e collo a revers, abbinato all'abito con plissettatura soleil, che è il numero 7. Questo ha la vita segnata, ha le maniche molto lunghe tenute da un elastico e rimane molto lungo e scampanato, molto morbido. Ha particolarità di avere la scollatura a V tenuta da due laccetti. Qui abbiamo una giacca in tweed molto molto bella ed è una giacca stile Chanel. Mi piace tantissimo perché è caratterizzata da queste tasche sul davanti, fatte decorative, poi alla fine non sono vere e proprie tasche, con questi bottoni grandi nella parte diciamo delle asole. I bottoni sono molto grandi, le maniche sono a due pezzi e lo scollo è rifinito con paramonture. Molto molto bella questa, e abbinata a questo bellissimo abito che con incrociato diciamo sul davanti, che è il numero 8, è stato realizzato in lino e cotone, ha le pieghe sul davanti, ampi revers che formano un bel collo a scialle. Qui abbiamo il pantalone che è il numero 11 che vediamo qua ed è un pantalone elegante, è abbinato al bolero, al gilet, quindi al gilet e a righe, e al bolero, che è questo qui. Quindi vediamo il bolero che è il numero 10, che è stato realizzato in fresco di lana, il pantalone che è stato realizzato lo stesso con un tessuto a righe, come i pantaloni che sono un po' difficili da realizzare come il bolero.
diciamo che il più facile è il gilet a righe che vediamo qui. Soprabito cammello che non passerà mai di moda, anche questo rimane con una linea dritta, è il numero 13, è stato realizzato in gabardine, il collo a revers, tasche con listine e maniche a 2 pezzi, abbinati a questi bellissimi pantaloni che sono il numero 14 di lana a piede pull con pieghe e tasche sagomate inserite nella cucitura. Qui abbiamo la gonna gessata, la vediamo qui, la caratteristica è che ha una parte, la parte del davanti con una pince, cioè il spacco al centro davanti e con passanti e cintura. Rimane molto morbida nella parte terminale e poi abbinata alla giacca beige che è il numero 15 realizzata in fresco di lana e collo a con collo a revers. Qui abbiamo il doppio petto blu e il numero 17 di panno con pezzi davanti e collo a revers e tasche a filetto con patta. Le taglie 36, 40, 44 e 48 abbinate ai pantaloni bianchi 18 che sono stati realizzati in crepe. La caratteristica sono le pieghe che la caratterizza sul davanti e le pants dietro. Le tasche sono sagomate e il cinturino è dritto. Qui abbiamo invece un blazer di velluto molto bello ed elegante, adatto soprattutto delle feste, delle occasioni importanti, è il numero 20, rosso, doppia bottonatura, taschino superiore con listine e tasche inferiori a doppio filetto. E doppio petto rosso, il cappotto bellissimo, questa è una meraviglia perché rimane molto lungo, quest'anno si usano i cappotti lunghi, è il numero 19, è stato realizzato in panno di lana, maniche a 2 pezzi, ampi revers che mi piacciono moltissimo, io ne ho fatto uno, ho fatto così a doppio petto con gli ampi revers, però l'ho fatto di un color cammello. Pantalone rosso, invece che vediamo qua è un pantalone con la cintura, con la linea è dritta e ampia, tasche oblique, cinturino dritto con lampo e bottone. E poi abbiamo questo altro doppio petto cobalto che è il numero 22 in lavantina di lana, lunghezza è midi, quindi anche questo rimane abbastanza lungo come si usa e come vuole la moda di questo colore che è super di moda, che è il colore diciamo blu royal, insomma, compatta e colla a revers. Poi abbiamo il doppio petto a quadri, un numero 23 di lana a quadri, collo con ampi revers, anche in questo caso tasche con maxi filetti. Mentre qui abbiamo in ecco pelliccio, un finto montone, ecco, taglio dritto, è numero 29, bellissimo il colore, anche se è difficile da portare a mio avviso ed è abbastanza voluminoso come capo, quindi da evitare se si è un fisico per esempio a mela. Qui abbiamo un altro cappotto a cammello, in questo caso rimane più corto, io ne ho uno praticamente identico, ha anche la cintura, quindi ti consiglio anche con la cintura con dello stesso tessuto, diciamo come del cappotto, io te lo consiglio, numero 25, maniche a 2 pezzi con spacco e collo a revers classico. Sì, e poi i bottoni molto belli. Qui abbiamo la lunga e leggera, la gonna bordeaux che vediamo qui, fatta con dei tagli molto particolari, è stata realizzata in jersey di raso con baschina, ha una baschina aderente, risvoltata sul girovita e ampia svasatura sul lato sinistro. Mentre questa gonna è la numero 27, è stata realizzata in crepe con pens dietro, cinturino dritto e lampo dietro e spacchi davanti e occhielli decorativi. La gonna molto svasata, la numero 28, è stata realizzata in lana, color topazio, bellissimo questo colore daino verde muschio. La possiamo cucire anche in una pelle di daino, per esempio di un altro colore, ovviamente anche un color nero, ed è una cucitura facile, il cinturino è dritto, tasche nelle cuciture laterali che possiamo fare o non fare, lampo nel centro dietro e cinturino in vita. È la classica gonna molto svasata che non passerà mai di moda. La gonna a tubino invece un'altra gonna che non passerà mai di moda è proprio questa che è la numero 29, no? Una cucitura facile, è caratterizzata dal fatto che nella parte del davanti ha una cucitura dritta ed è la numero 29 e ha 2 pence sul davanti e lampo e spacco dietro. Moda giovane, abbiamo il blazer militare che è il numero 30 che è stato realizzato in panno di lana con bottoni dorati, molto elegante, abbinato ad un abito in jeans numero 31 che è stato realizzato appunto in denim con tasche applicate sul seno e scollatura a V e collo da camicia e ricettura in vita. Qui abbiamo la gonna cargo che
è questa qui, che è la numero 33, è stata realizzata in misto cotone, ha uno spacco sul davanti e tasche applicate sui fianchi, abbinate al soprabito classico, che è il numero 32, è stato realizzato in gabardine di cotone, maniche raglan con cinturino per arrotolarle. Ecco qui, classico soprabito classico, che possiamo realizzare anche in jeans volendo. Qui abbiamo la giacca camicia, che è la numero 34, è stata realizzata in flanella, tasche applicate compatta, collo da camicia e chiusura con automatici, da portare così aperta oppure insomma è molto sportiva. Qui abbiamo la moda bimbi, che a me piace tantissimo, abbiamo l'abito con i fiorellini, il numero 35, rimane bello svasato con carre davanti e dietro, la gonna con balze arricciate e le maniche lunghe con polsini arricciati. Mentre qui abbiamo il pile, un pile con carré, collo a bordura, con le bordature di rifinitura in nylon, tasche interne davanti, colla alla coreana, abbinata ai jeans con elastico in vita, che sono una cucitura facile, sono il numero 37, sono stati realizzati in jeans appunto, linea dritta, tasca nel fianco destro e cinturino arricciato, molto molto bello. Qua abbiamo l'abito chemise azzurro, che è il numero 38, che è stato realizzato in popeline con pieghe in vita davanti e dietro, e poi la camicia di jeans rosa, che è la numero 39, è stata realizzata appunto in denim di cotone, maniche scese con polsino e tasche applicate a collo da camicia, abbinate alla minigonna prugna numero 40, realizzata in velluto, linea svasata con baschine davanti e tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e cinturino dritto con passanti e chiusura con automatico. Abbiamo terminato di sfogliare Cartamodelli Magazine novembre 2023. Fammi sapere quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più, quali vorresti realizzare. Se comprate il giornale, mi raccomando, lo trovi nei centri commerciali, nelle edicole. Se non lo trovi, eventualmente puoi contattare Cartamodelli Magazine e riceverlo direttamente al tuo edicolante di fiducia, in modo tale da riceverlo gratuitamente, senza nessuna spesa di spedizione. Io ti invito a iscriverti al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati, di lasciare un bel like e un commentino, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato o sei passata, e noi ci vediamo al prossimo video. Io ti auguro un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao!